Tra gli orologi più sottovalutati della storia sicuramente ci sono molti Jaeger-LeCoultre e questo Master Compressor Dual Time GMT secondo me non fa eccezione, e questo è dimostrato anche dal costo del secondo polso, che si attesta attorno ai 6.000 euro circa, almeno nel momento in cui registriamo, a febbraio 2022, per un esemplare full set, magari braccialato come questo che abbiamo visto da Giulio Chiossone a Bari. Ve ne parlo tra pochi secondi dopo la sigla. Iniziamo. Il mondo degli orologi due corone è molto vasto, come sappiamo, è pieno di finti super compressor, qualche vero super compressor, come per esempio il micro brand Ichnos italiano nato da poco, e come questo Jaeger-LeCoultre Master Compressor Dual Time GMT, che non è assolutamente un vero super compressor, ma che fa delle due corone il suo segno distintivo. Un orologio che per alcuni potrebbe essere addirittura elegante, soprattutto grazie al suo bellissimo bracciale, per altri invece è semplicemente un orologio sportivo. Beh, io credo che sia entrambi. Certamente non è un orologio elegante adatto a serate formali, questo è indubbio, ma di sicuro è un grande sportivo, perché questo orologio è un 100 metri, ma ha le funzioni di diver con la sua ghiera interna azionabile tramite la corona ad ore 2, ed è anche un orologio adatto ai viaggiatori magari un po' più casual, con una vera e propria funzione GMT che invece è settabile tramite la corona ad ore 4, ma ci arriviamo tra poco. Innanzitutto c'è da dire che la costruzione di questo orologio riprende quello che è anche lo svegliarino di Jaeger-LeCoultre Master Compressor, uno svegliarino che, come questo orologio in particolare, ad esempio adotta la soluzione del fondello in oro, che permette alla suoneria di avere una cassa di risonanza così efficace da non suonare come i soliti svegliarini che trillano, che quasi tremano semplicemente, ma suona in maniera molto più armonica, come se fosse un vero e proprio campanello. Questo naturalmente è lo svegliarino, da cui però questo Dual Time prende la cassa e prende anche la filosofia, soprattutto della doppia corona, portando appunto in un orologio 100 metri, che può essere anche un diver, un modulo GMT che consente di leggere un secondo fuso orario. Ha una particolarità però questo GMT, perché la terza sfera, quella scheletrata che indicherebbe il secondo fuso orario, in realtà può essere nascosta dalla sfera principale delle ore che si sovrappone a quest'ultima, permettendo di utilizzare l'orologio con l'indicazione 24 ore in alto a sinistra ad ore 10, ma senza avere sott'occhio anche la terza sfera delle ore del fuso orario. Una soluzione sicuramente molto utile per chi per esempio vuole un orologio pulito e che non abbia quella terza sfera che va ad indicare il secondo fuso orario. In questo caso naturalmente l'orologio diviene un orologio GMT e 24 ore, perché può anche semplicemente indicare anti-meridian o post-meridian, indicando appunto da mezzanotte alle 12 e dalle 12 alle 24.
Ma l'altra particolarità mutuata dal Master Compressor sveglierino è la doppia corona che non ha la funzione che normalmente hanno sempre avuto i Super Compressor, ma che in ogni caso adotta una funzionalità molto ricercata e adottata appunto da Jaeger-LeCoultre. Le corone infatti, nonostante sia un 100 metri, non sono a vite, ce ne sono tanti di orologi che sono 100 metri senza corone a vite, però hanno un sistema di blocco molto efficace che consente l'azionamento e il funzionamento di queste corone in qualsiasi condizione senza la necessità di doverle svitare. Infatti al di sotto delle corone è presente un blocco meccanico vero e proprio che indica con le frecce rosse lo sblocco della corona e poi semplicemente ruotandolo di 180 gradi invece va a bloccare il funzionamento di quest'ultima, garantendo all'orologio i 100 metri di impermeabilità dichiarata. Sarebbe legittimo chiedersi come mai un Jaeger-LeCoultre 100 metri GMT Dual Time costi così poco sul mercato dell'usato. La domanda ritengo che sia assolutamente legittima. Io direi innanzitutto che per fortuna costa così poco in maniera tale che gli estimatori possano accedere a un orologio del genere senza doversi svenare come in tanti altri casi. Però c'è anche da dire che si tratta di un orologio molto particolare. Infatti secondo me questa doppia corona così marcatamente sportiva, così marcatamente diver, se da un lato può essere sicuramente utile o comunque caratteristica soprattutto in un diver con funzione di svegliarino come era negli anni 60 ad esempio introdotti da Vulcan, per un orologio che si propone elegante o comunque uno sportivo casual da viaggiatore come può essere un Dual Time GMT, invece io credo che ne sia sinceramente penalizzato, perché sì, è un orologio molto particolare, è un Jaeger-LeCoultre, è un orologio sicuramente esclusivo ad un prezzo assolutamente abbordabile, però è anche vero che l'orologio poi va utilizzato. E allora in quali occasioni mettereste un GMT con una doppia corona di questo tipo? Beh, di sicuro con abiti informali, magari una bella giacca a quadri con un jeans potrebbe essere un'idea, ma in ogni caso sono due corone che secondo me un po' penalizzano l'idea di questo orologio, che rimane in ogni caso un pezzo davvero esclusivo e che a me dal vivo è piaciuto sinceramente molto. Vorrei sapere la vostra, come sempre, ne parliamo nei commenti assieme, non prima di avervi ringraziati per essere stati qui con me nella nostra stanza degli orologi. Se volete iscrivetevi, come sapete è gratuito, noi ci rivediamo invece qui su TOC per una prossima puntata. Ciao!